Mi sono sempre ripromesso di spiegarvi come avevo costruito questa gaula, ovvero questa specie di gerla, chiamiamola così, o più somigliante a una sedia per trasportare la legna. Nel mio caso io la utilizzo per portare qualsiasi cosa. Mi ero sempre ripromesso di spiegarvi come l'avevo costruita, come vi ho detto. In realtà ho preso spunto anch'io da un tutorial, poi eventualmente mi metterò in descrizione il link. In poche parole però la struttura, e anzi tranne questa imbottitura con questi laccetti di supporto, è realizzata completamente in legno di nocciolo. Per quanto riguarda la struttura non sono nient'altro che quattro tronchi di sezione di diametro di circa 5-6 cm, che sono questi due verticali, altri due supporti orizzontali che sono leggermente più piccoli, saremo attorno ai 4 cm e mezzo di diametro, e poi le saette, queste due saette, una e una due, se si possono vedere, sono realizzate sempre in legno di nocciolo con tronchi di diametro attorno ai 3 cm e mezzo. E poi la seduta, diciamo questa intelaiatura orizzontale, che è stata realizzata prendendo dei tronchi di circa 3 cm di diametro tagliati in due. È stata realizzata senza un chiodo, senza una vite. In realtà sono tutti degli spinotti di legno. Non so se si possono vedere in queste posizioni, sono tutti degli spinotti di legno realizzati sempre in nocciolo. Per quanto riguarda gli spinotti più grandi, che sono questi, li avevo realizzati con delle spine in nocciolo, però non erano sufficientemente resistenti, per cui li ho rifatti con delle bacchette di legno, così da falegnameria, con della colla vinilica. Per tutto il resto è tutto materiale naturale. Per quanto riguarda lo schienale ho utilizzato un cordino di colore marrone che avrei voluto realizzare con della juta. In realtà, ahimè, per ora ho scelto un materiale sintetico semplicemente perché al momento in cui l'ho acquistato la juta non era disponibile, ma lo sostituirò presto per far sì che sia completamente naturale. Per quanto riguarda la portata, io penso che fino a 15 kg ci si possa arrivare tranquillamente. Gli spallacci, ecco, ultima cosa, gli spallacci sono stati realizzati con una corda di fibra naturale di 2 cm di diametro. Non sono molto comodi quando c'è molto carico, eventualmente cercherò di imbottirli. In questo caso, anche per quanto riguarda questo tronco orizzontale che va appoggiato sulla zona lombare, l'ho rivestito per ora con un panno, ma lo rivestirò penso con della gomma piuma, perché quando è molto carico dà un po' fastidio sulla schiena. Per il resto penso che sia un oggetto fantastico e lo utilizzerò spesso per venire in baita. Devo fare ancora qualche piccola modifica, devo sostituire qualche spinotto che nel frattempo si è allentato, ma questo è normale perché per me era assolutamente un esperimento, e sostituirò con questi spinotti che ho trovato in falegnameria di sezione rotonda con un po' di colla vinilica in maniera tale che sia più resistente nel tempo. Per il resto sono soddisfattissimo. Questo esperimento, per essere diciamo la prima volta per me in cui ho realizzato uno strumento o un utensilio di questo tipo, semplicemente con le mie forze, con i piccoli materiali non professionali che ho a casa, sono contentissimo del risultato. Partiamo dal materiale. Sono venuto in questo piccolo boschetto vicino casa per prendere il materiale che mi serviva per costruire la gaula, ossia il legno di nocciolo. Il nocciolo ha dei rami e dei tronchi molto lineari, molto dritti,
per questo è molto adatto per costruire la struttura della gaula. Ho cominciato col tagliare qualche ramo di diametro, diciamo, compreso tra i 5 e i 3 centimetri per fare la struttura, e poi dei rami, chiamiamoli così, un po' più piccoli per fare le altre parti. Tagliati i rami, poi li ho trasportati a casa, dove nel garage ho cominciato ad assemblare la struttura.